Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario. Allora entriamo in questo mese di febbraio che è il tuo mese, anche il mio. Vediamo cosa ci accade in questo mese, vediamo quali sono le linee guida da seguire affinché noi possiamo realizzare il nostro massimo obiettivo, i nostri più grandi potenziali, capacità e talenti. Lo facciamo attraverso questa splendida struttura che ho organizzato per te affinché tu possa avere quanta più visione, consapevolezza, libertà e realizzazione possibile. Dopo andremo a fare l'approfondimento sull'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire tutti i tuoi obiettivi, ok? Allora, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità, bellezza e visione. Sabbe satta sukhi kontu. Allora, come primo oracolo vediamo qual è lo spirito che ti visita in questo mese. Qual è la ferita, l'ombra, la paura che chiede ascolto? E qual è il dono che nasce, il miracolo possibile quotidiano? Allora, qual è lo spirito che ti visita? Finalmente respiriamo. Calma, lo spirito della centratura. Respirare è uno spirito bellissimo, perché respirare cos'è? Respirare è tutto. Come vi ho insegnato nella danza del piacere, ti ricordi? Nel rituale sciamanico la danza del piacere, ti dico che l'ossigeno è la fede, l'ossigeno è vita, l'ossigeno è tutto. La fede stessa non è una credenza, non devi credere di avere fede. La fede inizia quando finiscono tutte le credenze, ma che cos'è questa fede? La fede è l'ossigeno, la fede è quando respiri. Tu hai già la fede perché sei già un atto di fede. Cioè con questa carta è come se tu ti riconoscessi in quanto spirito che manifesta. È l'alleanza con lo spirito perfetta. Lo spirito che ti viene a visitare è proprio lo spirito della fede. Fede impeccabile in tutto ciò che vivrai e nella realizzazione dei tuoi obiettivi. Respirare. Cioè, finalmente respiri. È possibile che ci siano state delle settimane precedenti, il mese precedente, in agitazione, in ansia per qualcosa. E tutto si è allineato, la vita ha fatto il suo corso. Respirare è lo spirito della fede, impeccabile in ciò che accade. Qualsiasi cosa sia, imperturbabile. Stupendo è questo, stupendo. Vediamo la ferita che chiede ascolto. La ricezione, il femminile chiede ascolto qua, il femminile. La carta in è il femminile, la ricezione. La capacità di ricevere chiede ascolto. Tu ricevi già tutto ciò che ti serve. È la tua capacità di darti. Allora, per aprire la porta del ricevere, che è la quarta, è il quarto chakra, come si fa? Devi fare tutto quello che fai per una causa più grande. Ve l'ho spiegato nel video Abbondanza proibita e vi rimando a quel video in questo mese per praticare ogni giorno il mantra a te, a te, a te. Più ti dai a quello che sei, più ricevi. La porta del ricevere è chiusa per la maggior parte delle persone nel quarto chakra. Si sta aprendo non per la nostra famiglia, ma è proprio il periodo storico attuale, perché non sappiamo dare. Perché abbiamo paura, siamo vittime del controllo e della paura. Quindi la paura è uno spasmo all'interno di te, chiude tutti i corpi sottili. La paura di darsi, la paura di esprimersi, la paura di affidarsi. E quindi più hai paura di darti, di affidarti, meno ricevi. In termini di prosperità materiale, prosperità di salute, prosperità di affetti e prosperità di te. Ok?
Quindi sostanzialmente ti sta dicendo respira e ricevi. Respira e dicevi e ricevi, no? Queste sono tutte le emozioni, non aver paura di sentire, che sia ansia, che sia rabbia, che sia affaticamento, non aver paura di sentire. E questa è la ferita che chiede ascolto, non aver paura di sentire, non anestetizzare le emozioni con l'analisi, ok? E vediamo qual è il miracolo quotidiano che ricevi. Ah! Benedetti, benedetti, sei benedetta, sei benedetto questo mese del tuo mese della stella. La stella, le stelle. Fede, fiducia, in qualsiasi cosa accade. Vivrai tante gioie in questo mese, gioie emotive, perché nella misura in cui tu smetti di avere paura di sentire, tu hai delle gioie emotive senza precedenti in questo mese. Voglio vedere subito che cosa ci dicono i tarocchi in merito a questo mese straordinario. 2,22 comunque. 2,22. Bello, bello. Non aver paura di sentire, Ok. Allora, tra l'altro 2, e infatti febbraio, 2, 2, 2. Non aver paura di sentire tutti gli opposti, gli estremi. Va bene? Ok. Vediamo il viaggio del tuo mese. 7 carte per febbraio. Allora, qual è l'energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo? Ci sono un po' di paure, no? Un po' di preoccupazioni. Ti ho appena detto non aver paura di sentire. Comunque ti racconto tutto appena le apro tutte. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni? Ti chiede di affidarti agli eventi, la ruota della fortuna. Nel lavoro, denaro, missione, il lavoro come atto sacro. L'eremita, sarai un maestro qua, E quarta carta, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Il sole, gioia, la danza del piacere. Il corpo ti chiede la gioia, perché il corpo, dove sono contenute le memorie cellulari ereditate, ti chiede alleggerimento, ti chiede gioia, ti chiede verità, verità, smettere di non vedere, verità, verità, gioia. È come se fossi una bambina, un bambino appena nato qua. E qual è l'evento, la svolta del mese? Una notizia importante, un incontro, un colpo di scena significativo. L'imperatore accipicchia. Qua tu prendi posizione, Prendi posizione. Qual è il consiglio sciamanico? Come attraversare il mese in modo impeccabile? 8 di spade, non avere paura di sentire. 8 di spade, tutte le paure sono solo nella mente, la mente mente, il corpo sa. Lascia che ti guidi l'istinto risvegliato. Qualcun altro direbbe la mente mente, il cuore sa. Il corpo sa dove è la tua gioia. Ok. L'esito, benedizione finale, come esci dal mese? Vittoria! 6 di bastoni, vincente, vincente, vincente. Febbraio parte con un accumulo di pensieri, tensioni, preoccupazioni che non nascono oggi, non sono di adesso queste preoccupazioni. Parlano un po' di stanchezza psichica, di giorni in cui magari la tua anima è stata sveglia anche con ansia, no? È una sensibilità estrema questa qui che tu hai. Tu hai sentito tutto prima degli altri, già nei giorni precedenti e nelle settimane precedenti. Hai sentito tutto prima degli altri, più degli altri.
Attenzione, questa carta non è il mese di febbraio col 9 di spade qua, è il portale da cui entri. E le carte dopo ti dimostrano che questa sofferenza o questi pensieri è un travaglio prima della grande nascita, no? Quindi continuiamo su cosa ti chiede l'amore. L'amore parla chiarissimo, ti chiede di smettere di controllare, di smettere di decidere prima che cosa accadrà, di non incastrare più le relazioni dentro gli schemi già conosciuti. Buttale fuori, tirale fuori, è tutto sconosciuto. Qualsiasi tipo di relazioni, d'amore, d'amicizia, di famiglia. Smetti di incastrare le relazioni dentro schemi già conosciuti. La ruota gira anche se tu non fai nulla. Febbraio ti porta incontri, ti porta svolte, ti porta chiarimenti imprevisti. Per qualcuno sono dei ricordi, dei ritorni di persone, per altri sono liberazioni. In ogni caso l'amore cambia forma, mi dice, e tu devi solo stare nel movimento, non devi resistergli al movimento, ok? In tutte le relazioni. Con l'eremita qua nel lavoro denaro missione è un punto sacro, perché nel lavoro non devi spingere niente, non devi dimostrare niente, non devi correre. L'eremita ti chiede ritiro consapevole, cioè meno rumore, più verità, meno prestazione, più senso. Febbraio è il mese in cui tu capisci cosa è davvero tuo e cosa no. Potresti lavorare in proprio, da sola o da solo, o studiare, o scrivere, o progettare, o rivedere una direzione. E qui succede una cosa importante: il lavoro smette di essere sopravvivenza o dovere e diventa un atto di luce, no? Il sole qua, corpo, energia, salute, te l'ho già detto, è una benedizione pura. Il corpo chiede gioia, chiede movimento, chiede calore, chiede presenza. Se la mente ha sofferto, il corpo adesso guarisce. Sicuramente grazie anche a tutte le pratiche di estasi sciamanica che stiamo facendo, E qua vi invito a farlo per chi ancora non ha iniziato la pratica dei 21 giorni, che trovate qua sotto l'info box. E il sole mi parla di energia che ritorna a febbraio, di vitalità. Entri così, magari l'1-2 febbraio, infatti hai visto che prima mi ero un attimo fermata sul fare 2-22, 2-22, perché? Perché ti stavo dicendo una cosa che mi è stata confermata dai tarocchi, adesso te la dico. Intorno al 1-2 febbraio, magari può essere il tuo compleanno, sentirai un po' di agitazione. Questo è il senso che ti volevo dire prima. È benedetta quell'agitazione, sentila tutta, ansia, senti l'ansia, guarda l'ansia come un tuo potente alleato, perché ti permette di realizzare sto 6 di bastoni qua, ok? Il corpo guarisce, vitalità, risate vedo qua, pelle che respira, è come se il corpo dicesse ci sono, ti sostengo, torniamo a vivere insieme. Questa carta, ripeto, riequilibra completamente i primi giorni del mese, 1-2, perché qua è a 2-2, capito? Ed è una benedizione. E poi c'è una svolta concreta, cioè l'imperatore come svolta concreta, questo io vedo un uomo, oppure un'autorità, oppure una decisione, oppure un ruolo che avrai. Può essere una proposta lavorativa, o un chiarimento definitivo, oppure una presa di posizione forte, tua o di qualcun altro, perché l'imperatore qua mette ordine dove c'era caos, ti fa dire questo sì, questo no, e soprattutto questa carta come evento del mese per te ti restituisce un potere personale inaudito. Tu non subisci più nemmeno i tuoi pensieri, qua governi, ok? Tutte le catene che puoi vedere non sono reali, ti dice lo sciamano. Qui lo sciamanesimo parla netto, le catene non sono reali, sono mentali. Il consiglio è smetti di identificarti con la tua paura. Non sei la tua paura. Non combatterla, non analizzarla all'infinito. Guardala e di ok, ti vedo. Che questa paura generi ansia, generi pressione. Ti vedo. Ti vedo. Punto. Febbraio ti chiede un atto semplice e rivoluzionario. Scegli di essere libera anche quando tremi. Lascia che il tremolio, le emozioni che fai resistenza a sentire,
attraversi il tuo corpo, perché quel tremolio porta questa gioia nel corpo. Allora, danza del piacere, danza del piacere, danza del piacere. Perché che succede poi dopo? Che te lo dico a fare col 6 di bastoni? Vinci. Il 6 di bastoni è riconoscimento, avrai successo, visibilità, qualcosa che farai in questo mese, qualcosa che dirai, qualcosa che hai scelto, non lo so, viene visto dagli altri, esci dal mese riconosciuta a livello pubblico, più forte, più centrata, e il seme piantato per il mese di marzo è questo, la fiducia in te stessa e in tutto ciò che fai, ok? Le carte oracolo, le riprendiamo un attimo. Lo spirito che arriva è pace viva. Respiri e ti ricordi che sei sostenuta o sostenuto, che non sei sola, che la vita ti vuole viva, accesa. La ferita è la paura di sentire, ma febbraio ti insegna che sentire non ti distrugge, ti rende viva, reale, ti dà potere. E ti sentirai benedetta o benedetto, non per ciò che hai fatto, ma per ciò che sei. Perché ciò che sei farà fare ciò che hai fatto. Quindi febbraio è un mese vero per te, ti radicalizza, è fecondo e ti fa fiorire. E adesso mettiamoci le specifiche su tutte le carte. Allora, nove di spade, l'atmosfera e il clima emotivo. Nove di spade. Sono uscite 3 carte, le teniamo? Sì. 4 di coppe, no, 4 di coppe, 4 di denari, 9 di denari. Impari a restare centrata, ma non solo, qua c'è realizzazione lavorativa. Scarti ciò che non ti fa più bene. Parti dal tuo e ti realizzi. Però voglio mettere prima tutte, prima di dirti. Allora, sulla ruota della fortuna, la regina di coppe, guarda, la regina di coppe che stava qua come il 2 alla ferita. Sull'eremita, sul lavoro, sei di denari, bellissimo. Il sole, 7 di coppe. L'imperatore, 8 di denari, bellissimo questo. Ancora sull'8, l'imperatore ancora 5 di bastoni e poi 10 denari, caspita. Ok, fammi vedere sull'8 di spade. E infatti apriti alle emozioni, non sei la tua mente. 6 di bastoni, questo successo. 6 di spade, mettiamo le due altre. 4 di spade. Wow, mamma mia, l'imperatrice. Ti dico subito che la sofferenza con la quale inizi il mese, questa stanchezza, questa sofferenza non è caos qua, è stanchezza da autosufficienza, anche questo ti volevo dire quando l'ho visto, perché c'è un momento a inizio mese in cui tu dici dentro di te basta, non voglio più accontentarmi di sopravvivere, no? 4 di coppe, noia emotiva, disinteresse verso ciò che non ti nutre veramente. 4 di denari, ti sei trattenuta, protetta, chiusa per non perdere la sicurezza. Il 9 di denari ti dice sei già autonoma, capace in piedi di stare da sola. Quindi ci sarà una rinuncia di fare qualcosa a livello consapevole. O dici di no a qualcosa o a qualcuno che non ti rispecchia più, anche se potrebbe funzionare, non ti rispecchia più. Questo è il momento in cui l'anima smette di mendicare. Il dolore nasce perché non accetti più una vita in miniatura. Il dolore qua è sacro, del merito di più. E qua arriva una persona o una nuova fase di una relazione che non ti forza, non ti chiede di difenderti, perché la regina di coppe è ascolto, è empatia, è presenza emotiva. Quindi qua come evento reale potrebbe essere o una conversazione profonda che avrai con qualcuno, o con una energia femminile, o sei tu questa, una conversazione che avrai con qualcuno, o un messaggio, o un gesto che ti fa sentire vista e non più giudicata o giudicato.
Cioè la ruota gira perché tu sei pronta a ricevere quella ferita qui che vedevamo, tu la integri. La ruota gira nelle relazioni perché tu sei pronta a ricevere, non più a inseguire, capito? E il lavoro cambia perché qua cambia anche lo scambio, cioè qua vedo che ricevi di più in modo giusto nel lavoro. Può essere un pagamento equo, oppure un aiuto concreto, o un riconoscimento dopo un periodo di invisibilità. Cioè c'è una situazione lavorativa che si riequilibra, va bene? Non sei più tu solo a dare, c'è uno scambio reciproco. Il tuo sapere interiore dell'eremita diventa un valore condiviso. Cioè, lo sciamano qua non si isola per fuggire, ma per tornare con un dono. E quindi è il lavoro che farai portando questo dono che ti è stato rivelato dalla tua anima porterà finalmente equilibrio nella tua vita. Ok? Questa cosa col 7 di coppe è interessante perché questa è la luce che smaschera la confusione. Cioè il corpo ti dirà scegli, il corpo ti dice scegli. Il 7 di coppe parla di confusione, no? Troppe opzioni, troppe fantasie. Io qua vedo che ti renderai conto che stai a volte disperdendo energia in delle possibilità che non sono incarnabili, anche negli stessi pensieri inutili. Il corpo qua chiede semplicità, meno stimoli e più verità, una sola direzione alla volta, e il sole illumina le illusioni. Va bene? Queste altre specifiche sono potentissime perché qua io vedo che ci sarà del lavoro intenso con l'8 di denari e confronto o competizione con qualcuno, 5 di bastoni, e un risultato solido, 10 denari. L'evento reale qua è molto chiaro quello che accade. Un progetto o un incarico o una responsabilità importante che nasce dal caos e porta stabilità a lungo termine. L'imperatore qua è il padre interiore che ti dice ora reggi tu la tua vita con una struttura sacra. E poi qua io vedo che arrivano dei gesti semplici, un messaggio sincero, una dichiarazione timida, qualcuno rompe il silenzio con tenerezza qua. O sei tu a farlo, perché il consiglio sciamanico era non identificarti con la paura, e la paura qua si scioglie non con il coraggio eroico, ma con cioè il coraggio di sentire le emozioni, il paggio di coppe, al tempo stesso l'innocenza, la purezza, no? La purezza, perché il paggio di coppe sei tu che dici posso sentire senza perdermi più, va bene? E qua la guarigione si completa. 6 di spade, lasci un passato mentale, questo qui. 4 di spade, vedo che ti riposi, c'è recupero, no? Il silenzio buono, e qua la rifioritura. Non a caso poi entriamo a marzo. Dopo una decisione o una chiusura ti senti finalmente nutrita, ti vedo creativa, ti vedo fertile, vedo che ci sarà una rinascita emotiva qua a fine mese, una nuova sicurezza nel corpo, una sensazione sono tornata a casa, e adesso questa sensazione ti fa avere successo in tutto ciò che poi farai da febbraio in poi. Dopo il viaggio tu riposi nel grembo della vita, non devi più dimostrare niente a nessuno e fiorisci in modo naturale. Cioè, allora, in questo mese tu lasci il poco, attraversi il vero e ricevi il giusto. È un mese potente, soprattutto ti rimetta al centro del tuo regno, perché abbiamo imperatore e imperatrice, successo su più ambiti, ti riassesta febbraio qua. Wow. Fammi mettere un'altra carta sull'eremita, 6 di spade, 6 di denari e poi due altre. La temperanza, bellissimo, e c'è l'asso dei bastoni. Allora, sai che mi stanno dicendo quelle aggiunte, che tu smetti di disperdere talento. Dici, che vuol dire? Ti spiego. Si riequilibra lo scambio qua. Vieni pagata meglio, oppure ricevi un'opportunità proporzionata al tuo valore, va bene? E anche smetti di regalare energia a chi non la merita, a chi non comprende.
Quindi qua vedo una collaborazione, un'offerta, un riconoscimento più giusto, capito? E la temperanza è la chiave, mi dice che impari, unisci anche due competenze, trovi anche il tuo ritmo sostenibile nel lavoro. E può essere che un lavoro che nasce lentamente o una ristrutturazione di ciò che già fai o semplicemente farai una scelta più sana per il tuo tempo e la tua energia. Qui si stabilizza tutto questo e poi c'è la scintilla, cioè qua arriva un'idea nuova o un progetto che ti accende o un invito che ti fa dire nel lavoro sì, questo mi somiglia, lo faccio. Non è ancora il risultato finale, è l'inizio vivo. Abbiamo visto che qua c'è il consolidamento di qualcosa che inizia in modo entusiasto, cioè con entusiasmo. Qualcosa che nasce adesso avrà sviluppo nei mesi successivi, già ce lo diceva l'imperatrice, 10 denari. Ok? Quindi questo lavoro, il lavoro che farai in questo mese, darà dei risultati a lungo termine rispetto a qualcosa che nasce in questo mese, non ti consuma più, ti nutre. È un fuoco che non brucia, ti illumina, va bene? Stesa pazzesca, ragazze e miei ragazzi. E adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, sia che tu abbia già una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questo mese. Allora, considerando la ruota della fortuna e quello che ci hanno già detto, no? Queste qui. Acquario, amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario in amore? La torre, non avevo dubbi che usciva una torre qua. 6 di coppe, bellissimo, bello, 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 meraviglioso, la papessa. Ti vedo più coccolosa che mai, ma anche molto maestra o maestro. Perché ti ho detto che me l'aspettavo la torre? Perché c'è la ruota della fortuna nelle relazioni prima. Ti spiego subito. La torre è un cambio. L'amore, qualcosa nell'amore crolla. Crolla perché stava in piedi su una bugia. Va bene? Altrimenti la torre non arriva. O stava in piedi su un'illusione. Sai quel modo di dire così almeno non soffro, no? Allora, ok, quella cosa crolla. Cosa succede concretamente? Una verità viene fuori, o un rapporto cambia forma, oppure una dinamica con qualcuno nell'amore si spezza, oppure sei tu che dici basta, così no. Questo è un crollo liberatorio, anche se all'inizio fa un po' tremare, no? E infatti dopo arriva la dolcezza. Il 6 di coppe è il cuore che ricorda chi è davvero. Quindi io qua vedo che, come già te lo dicevo con la ruota della fortuna, c'è un ritorno da una persona che conosci bene per alcuni di voi. Oppure è un ritorno a delle emozioni innocenti. Può essere anche un messaggio inatteso qua, o un ricordo che riemerge. Oppure ti dico, è la guarigione di una ferita antica a livello relazionale. Della serie è come se tu dicessi ah, adesso so da dove vengo, adesso capisco. E qua arriva la vera magia con la papessa, dice che tu non devi fare nulla, tu ascolti, tu senti, tu stai. Nell'amore tu non insegui nessuno, non spieghi, non ti giustifichi, tu diventi magnetica, silenziosa, centrata o magnetico. Tu sai cose senza il bisogno di avere prove. E soprattutto non ti tradisci più. Quindi queste prime 3 carte mi dicono che nell'amore cade ciò che non è vero, si risana una parte tenera del tuo cuore e tu rinasci come donna che sa, papessa. Non è il mese con i fuochi d'artificio in questa prima fase, è un mese di potere interiore. E quando una donna diventa papessa, l'amore la trova sempre. O un uomo, potentissimo. E vediamo chi è che arriva. Abbiamo visto che arrivano delle energie che ti riportano a guarire un passato, no? Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Cavaliere di spade, la giustizia, chiarimenti arrivano qua, chiarimenti, e paggio di spade.
vedo chiaramente che c'è una certa, arriva questa persona che ha una certa urgenza di parlarti, ti osserva, vuole parlarti, vuole mettere le cose in chiaro, vuole fare le cose fatte bene. Vedo una persona impetuosa che ha una certa urgenza. Arriva di colpo questa persona. Non gira intorno alle cose, non perde tempo. Un messaggio improvviso può essere, una chiamata diretta, una presa di posizione netta, qualcuno che dice finalmente ciò che pensa. È un'energia mentale, ma fortissima, vuole chiarire, andare dritto al punto, rimettere ordine, ristabilire equilibrio. Può essere anche qualcuno che ammette un errore, o chiede chiarezza, oppure una persona che vuole definire chi siete davvero, chi siamo veramente, chi è, chi siamo. Questa è verità nuda. E sotto tutto questo però c'è anche una certa fragilità da parte di questa persona. Osserva molto, ascolta ogni tua parola, è curiosa di te, vuole capire come pensi, chi sei oggi. Può sembrare una persona razionale, però in realtà sta imparando ad amare in modo nuovo. Ok? Questa è una persona che ti prende sul serio, c'è la giustizia qua. E tu da papessa non devi fare nulla. Devi solo ascoltare e sentire se la verità che porta questa persona risuona dentro al tuo ventre, capito? Allora, queste sono le due energie. Vediamo alla fine cosa accade nell'amore per te. Te l'avevo detto già con la ruota che arrivavano eventi improvvisi, imprevisti, cioè forti. Cosa succede alla fine nell'amore per te? E c'è l'amore, c'è il 2 di coppe, vedi? C'è l'amore, c'è il 2 di coppe, l'8 di coppe necessariamente, perché è certo. Wow, il re di denari, qua ti viene fatta proprio una proposta da una persona veramente seria e matura, veramente seria e matura, eh? Questo è proprio un incontro vero, perché questa persona è stabile, non è un'illusione, non è un gioco mentale, questo è un incontro vero, è un riconoscimento reciproco. Io mi vedo, tu ti vedi, io ti vedo e tu mi vedi. Questa persona ti sceglie e tu senti che puoi scegliere. Però, ripeto, l'otto di coppe è la carta chiave, perché? Perché questo amore, affinché questo amore possa esistere veramente, qualcosa va lasciato andare, che può essere o un vecchio modo di amare, o una dinamica emotiva che non ti nutre più. Cioè questo è un atto di dignità dell'anima. Tu te ne vai da questo vecchio modo di amare, da questa attesa sterile, da questa dinamica emotiva con dignità. Lasci un vecchio modo. E dove arrivi? Questa relazione diventa stabile, re di denari, diventa concreta, diventa affidabile, incarnata nella vita reale. Questa persona c'è, questa persona costruisce, questa persona mantiene la parola, non promette sogni, ma li costruisce proprio. È un amore che si vive, non solo si sente, capito? Quindi per te l'amore di febbraio è scegliere quello che per te ha radici. Se lasci andare ciò che non nutre più la tua anima, 8 di coppe, l'amore che arriva, il 2 di coppe, si trasforma in sicurezza, valore e presenza reale, re di denari. Questo non è un amore che brucia e sparisce, questo parliamo di un amore che resta. E voglio vedere subito cosa ti dice questo amore che resta, questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Come vedi fai pace con le emozioni, lo dicevamo prima, le emozioni al centro qua, no? E si realizza anche il rapporto con l'altro. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Non aggiungo altro. Ti ammutolisce questo oracolo. Non aggiungo altro. Cos'altro? Non aggiungo altro, però un'altra carta sì. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Te l'ho detto che è una persona incarnata. Te l'ho detto che questo amore è valore, presenza reale, un amore che si vive. Va bene? Gioia e dolore, questo è un amore radicato, bellissimo. Cos'altro? Tempo e pazienza e vedrai tutti i frutti. Tempo e pazienza, è una persona che, questo non è, ripeto, un amore che brucia e se ne va, è un amore che resta, tempo e pazienza.
Grande mese per te, non aggiungo altro sull'amore. Voglio vedere subito cosa ti dice la carta del drago immaginale. Allora, Acquario, cosa ti dice la carta del drago immaginale? La creatività è un mese bellissimo. La creatività, che cos'è la creatività? È l'accensione dell'energia, l'energia erotica. Creatività. Allora, ti leggo questa carta perché è stupenda proprio. Sii creativa, creativo. La stessa di prima te la ricordi? Con quell'otto di spade. Non sei le tue paure, sii creativa. Ok. Numero 1. Tra l'altro 1 il mago. Il vero anno inizia per te adesso, nel 2026, in questo mese. Allora, creatività. Quando agisci in modo creativo sei nel cosiddetto stato di flusso. La ferita che chiede ascolto, ti ricordi? Che è la condizione dell'esperienza ottimale, quella in cui sei assolutamente concentrata su ciò che stai facendo e ogni attimo ha un valore enorme, poiché in ogni attimo manifesti, esprimi, realizzi così tanto che in una condizione di coscienza ordinaria, mente razionale, non ti sarebbe stato possibile fare, neppure avendo un illimitato tempo a disposizione. Ora, responso del drago. Questa carta ti invita ad agire in modo creativo. In sua presenza dovresti trovare la forza di lasciare il conosciuto, le credenze mentali, i sentieri già battuti e trovare nuove soluzioni alle quali non hai ancora pensato. Tutta il 9 di spade di prima, ti ricordi? Tu entri a febbraio così e poi esci vincente. Ora ti dico come fare, il rituale della buona riuscita. Prendi tanti chicchi di riso quante sono le idee che hai sviluppato riguardo al tema per il quale hai interrogato il drago immaginale. Tipo, prendi tanti chicchi di riso per le idee che hai sviluppato rispetto a una questione che vuoi realizzare. Okay. Recati in un luogo dove c'è un po' di terra, possibilmente un albero o un cespuglio, un luogo abitato degli uccellini. Spargi i chicchi di riso con l'idea di nutrire gli spiriti. Poi resta immobile o passeggia tranquillamente adagio. Porta l'attenzione alla respirazione. Rendila un po' più profonda e lenta rispetto al ritmo spontaneo del respiro. Rimani concentrata sulla tua respirazione per il tempo di 10 respiri e senti per tutto questo tempo di essere un leopardo bianco delle nevi. Senti il sangue del leopardo bianco che scorre nelle tue vene. Poi, tornando al ritmo spontaneo del respiro, rivolgendoti al tuo spirito guida amante mistico, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, insegnami a procedere fuori dai sentieri tracciati, a camminare laddove la neve non permette che rimanga alcuna orma, dove non c'è pista e non c'è precedente. Aiutami ad agire in modo creativo. Basta. Non devi fare altro che questo. Fallo magari 2 o 3 volte a settimana, va bene? E vedrai che quel 6 di bastoni di prima tu mi rivolti il mondo. Ok? Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!